Ciao amici, benvenuti in un nuovo video. Perdonate l'assenza, ma come saprete avevo scritto un post sul canale. Sto lavorando a un cortometraggio, ok? Quindi a un filmino girato da me. Quindi sono un pochino indaffarato, ma non perdiamoci in chiacchiere. Intanto un sorsino di caffè. Buono. Allora, ho provato il sistema operativo degli hacker e la cosa bella è che mi piace un casino e non riesco più a smettere di utilizzarlo, quindi ormai lavoro con quello e ho accantonato quindi il mio PC Windows per dedicarmi a, ce l'ho sempre qua collegato il mio PC Windows, ma c'è un nuovo dispositivo in casa che è un Lenovo ThinkPad X220 e è un laptop che ha più di 10 anni, ma vi assicuro che con questo sistema operativo degli hacker, che nello specifico è Arch Linux, funziona alla grande. E adesso vi voglio far vedere un po' di cose. Eccolo qua ragazzi, questo è l'IBM, o meglio Lenovo ThinkPad X220. In questo momento sta girando Linux, è collegato in HDMI tramite la DisplayPort anche al mio monitor da 27 pollici. Qui c'è il mio PC Windows, qua abbiamo uno sdoppiatore di segnale per la tastiera mouse e il segnale video. E qua abbiamo il monitor da 27 pollici con Arch Linux installato. Cioè ragazzi, io vi dico solo che occupa pochissima RAM. In questo momento c'ho 1 miliardo di cose aperte, c'ho 2 giga e 3 di RAM occupata. Quando lo accendo c'ha solamente 700 mega di RAM occupata, ok? E come vedete tutto a riga di comando. Poi ovviamente si può anche tranquillamente utilizzare il mouse, ok? Faccio uno sfondo molto anni 80, come vedete, con una bella DeLorean. E nello specifico qui abbiamo installato Arch Linux con un Windows Environment, perché non uso un desktop environment ma uso un gestore di finestre, ok, che come potete vedere come desktop environment si chiama Hyperland, ok, col tema cappuccino mocha. E questa tipologia di sistema è fenomenale, vi assicuro che è incredibile. Tra l'altro riesco a fare veramente di tutto con questa macchina. Video editing, è un Core i5 ragazzi di 10 anni fa, vi dico solo questo. Ha 4 giga di RAM, ma mi permette di fare, aspettate che metto un attimo il piedistallo fermo, mi permette veramente di fare un sacco di cose, tra cui per esempio operazioni che prima ci mettevo un sacco di tempo, adesso ci metto veramente un attimo. Anche splittare un video, tagliarlo, tutto a riga di comando. Ovviamente bisogna essere un attimino pratici, però vi assicuro che una volta che avrete preso la mano riuscirete a configurarlo. Comunque non è una cosa molto difficile, ok? Tra l'altro quello che voglio poi fare è crearvi una guida che vi aiuti passo passo all'installazione di questo sistema operativo sul vostro computer, che potrete anche installarlo affiancato a Windows se non volete abbandonarlo. Io questa macchina qui l'ho ricevuta con Windows 7, ma ho preferito appena arrivata brasarla completamente per installarci immediatamente Arch Linux da riga di comando e poi sempre da riga di comando collegarmi alla rete wifi per poi installare l'ambiente grafico, ok, tramite un GitHub che ho trovato con uno script già pronto che mi permette di avere poi tutta questa magnifica interfaccia, ok, che è fantastica. Vi faccio un esempio stupido, ad esempio quando io voglio aprire un'applicazione faccio Windows D, mi apre questo con le varie applicazioni, oppure ancora meglio Windows Shift D, me lo apre in versione ovviamente più grande. Se voglio aggiungere un terminale
basta che faccio il tasto Windows e invio e mi aggiunge una finestra di terminale, Windows Q me la chiude, ok? Poi qua io ho vari tool, c'ho il NeoFetch che mi dà tutti i dettagli della distribuzione, c'ho il stop per vedere i servizi, qua ho le prestazioni della macchina in diretta, poi vabbè un po' di aspetto hacking avendo installato il C-Matrix. E tra l'altro guardate qua, vedete questo visualizzatore di onde audio, in questo momento sta andando un video YouTube con della musica sotto anni 80 e questo tool si chiama Cava, potete installarlo tranquillamente, non credo con Pac ma mi sembra con i repository della community, quindi AUR, quindi utilizzando il comando EI. Questo era solo per darvi un piccolo accenno che arriveranno nuovi video dove parleremo un attimino di Linux, perché come sapevate l'avevo abbandonato perché sul mio tablet non ero riuscito a installarlo, avevo provato con Ubuntu, mi dava un sacco di problemi, e apro una parentesi, sul tablet sono riuscito a installare lo stesso sistema, che è fantastico. In più vi voglio solo dare un piccolo assaggio di alcune cose che poi andremo a vedere nello specifico più avanti. Eccoci qua. Questa è un'interfaccia completa di hacking, ragazzi. Vi assicuro che permette di fare delle cose fenomenali. E comunque poi andremo a vederlo, ad analizzarlo a fondo tutto questo sistema, perché vi assicuro che è veramente spettacolare. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, fatemi sapere se anche voi siete interessati a utilizzare Arch Linux in questa maniera, perché vi assicuro che io ci metto un terzo, un quinto del tempo di quello che ci mettevo a fare le cose con Windows, ci metto adesso con Linux. Basta imparare i comandi da tastiera, riuscire a installare comunque l'ambiente grafico, che per carità non è obbligatorio a seconda di quello che si deve fare, e vi permette anche tra l'altro di utilizzare addirittura il browser da riga di comando. Ma vi faccio vedere, guarda, state a vedere cosa vi combino. Ok, apriamo un desktop, quindi andiamo sul desktop 5, apriamo un terminale. Ok, ho aperto un terminale, adesso scrivo browsh, eccolo qua. Quindi se io per esempio ora voglio andare CTRL L e scrivo, che ne so, il mio sito massimo-pellegrino.net, ragazzi, mi sta aprendo il mio sito dalla riga di comando, non so se mi spiego. Ovviamente tutti i link sono cliccabili. Certo, fa un po' di fatica perché qua parliamo del rendering delle immagini, però vedete c'è il testo, i vari link che sono cliccabili, cioè pazzesco. E se vi iscriverete al canale verrete avvisati quando uscirò con nuovi video dove vi spiegherò per filo e per segno come riuscire ad ottenere questo tipo di sistema in maniera completamente gratuita, e imparerete passo passo ad utilizzare Linux in maniera professionale, ok? Vi assicuro che è una cosa incredibile. Tra l'altro vi faccio notare una cosa,
questo portatile ha una tastiera, ragazzi, con i tasti, non posso definirli semi pesati, ma ovviamente c'è anche il track point, eccolo qui, che è molto comodo, e vi assicuro che questo notebook è veramente incredibile. Lenovo ThinkPad X220 con Arch Linux installato è il top, ed è, stando a parecchie recensioni che ho letto sulla rete, uno dei migliori notebook per scrivere, nel senso che ha una delle migliori tastiere, perché vi assicuro che questa tastiera ha un feedback fantastico, non esiste, no? Tra l'altro è l'ultima versione della Lenovo, l'X220, che ha questa tipologia di tastiera. Infatti dall'X230 in poi hanno la tastiera nuova, che ormai è quella un po' simile a quella di tutti i notebook di adesso, invece questa ha questo look un po' retro che non mi dispiace, anzi, che sicuramente ha il suo perché, ok? Vi lascio in descrizione, nei commenti, il link nel caso voleste comprarlo, ok? Lo trovate anche ricondizionato, come è successo a me, su Amazon, e lo spediscono dall'estero ma con Windows installato in italiano. Tra l'altro hanno messo già gli adesivi con la tastiera QWERTY italiana, perché ovviamente era straniera la tastiera e manco si notano, dirvi la verità. Guardate qua, cioè non si vedono neanche, cioè sono qui sulla, vedete, un pochino. E niente, quindi inizierà questa nuova rubrica dove andremo a parlare di Linux, e vi insegnerò per filo e per segno come utilizzarlo dalla A alla Z, ma non il classico Ubuntu che metti la chiavetta USB, si installa, è pronto. No, usiamo un sistema operativo, una rolling release, quindi che è Arch Linux, e per rolling release intendo che è una distribuzione che si mantiene aggiornata, non è che quando non è non c'è il problema di installare con Ubuntu una LTS, quindi long term support, per avere un supporto a lungo termine. Qua è una distribuzione che si aggiornerà sempre, ok? Quindi man mano i pacchetti vengono aggiornati sia col Pacman che con la community, quindi con i pacchetti AUL. E niente, per questo video è tutto, vi ringrazio di avermi seguito, ragazzi, e preparatevi perché ne vedrete delle belle. Ciao!